11 marzo 2025, Tokyo, 9:30 del mattino. La luce del sole primaverile illumina le strade affollate di Shinjuku. Tra la folla di pendolari e turisti, una giovane donna si muove con disinvoltura. Il suo nome è Airi Sato, conosciuta online come Mami o Aimogami, una streamer con oltre 2600 follower sulla famosa piattaforma giapponese WeWatch. Oggi ha programmato una diretta speciale, un giro sulla famosa Yamanote Line, l'anello ferroviario che circonda Tokyo. Con il suo smartphone montato su un treppiedi, Airi saluta il suo pubblico di follower mentre si avvicina alla stazione di Takanobaba. Ohayo minasan, buongiorno a tutti. Oggi faremo un giro speciale. La sua voce allegra, spensierata. I commenti dei fan scorrono rapidamente sullo schermo. Nessuno può immaginare che, tra quelle migliaia di spettatori, c'è un uomo che osserva con occhi diversi. Un uomo che ha percorso 2 ore di treno quella mattina, con uno zaino contenente 2 coltelli da caccia. Kenichi Tano, 42 anni, riconosce le strade che Airi sta percorrendo. Le segue virtualmente, poi fisicamente. La distanza tra di loro si riduce ogni passo. Alle 9:50, mentre Airi cammina per una strada residenziale vicino alla stazione, parlando dei suoi progetti futuri, una figura compare alle sue spalle. È Tano, l'espressione è vuota, distaccata, come se stesse compiendo un gesto meccanico quando estrae un coltello e colpisce 1, 2, 30 volte. Oltre 6.000 persone hanno assistito in diretta a questa tragedia, l'ultima trasmissione di Airi Sato. Ma questa non è solo la storia di un omicidio in diretta, è la storia di una relazione tossica nata nell'era digitale. Una storia che inizia molto prima di quel tragico mattino di marzo. Poche settimane fa è successa una tragedia, ma molti hanno letto semplicemente creator uccisa da un fan ossessionato. Un fan perde il controllo. Ovviamente, come quasi sempre in queste situazioni, la lettura non è così banale. Ci troviamo qui di fronte a un caso di manipolazione, dipendenza affettiva e sfruttamento economico. Bisogna andare oltre a quello che sono i semplici titoli di giornali delle notizie della prima ora. Attualmente il caso è ancora in dibattimento, è appena avvenuto, ovviamente qualsiasi notizia vi riporterò potrebbe non essere concretamente verificata. Quello che vi sto riportando è ciò che sono riuscito a trovare in rete seguendo una serie di siti giapponesi, tra quali NHK e alcuni youtuber in lingua giapponese o inglese che hanno riportato la notizia approfondendola un po'. Per il momento mi sento di dire che niente di questo è certo, ma faremo un approfondimento in futuro qualora dovessero venire smentite o confermate alcune notizie. Quindi partiamo prima, perché questa storia si conclude l'11 marzo 2025, ma nasce molti anni prima. Nasce addirittura intorno al 2019-2020, quando c'è stato il boom delle live in diretta streaming causa la chiusura forzata in casa. Kenichi Taro, 42 anni, viveva da solo e trova in Airi Sato una compagna, un creator a quale affezionarsi e quindi segue le sue dirette streaming sempre più frequentemente, facendo qualche donazione come è normale fare su Twitch o su YouTube. Anche qui c'è la super chat. È un metodo che si è diffuso piano piano, sai, offrire un caffè, offrire un tè al creator che ti sta dando, chi ti sta intrattenendo in quel momento. Fin qui tutto normale, diciamo, per lo più adesso siamo abituati a questo tipo di microtransazioni. Piano piano le cose cambiano. Nel 2022 Kenichi Taro scopre che Airi lavora in un locale. Il locale in questione sembra essere un Kabakura, cioè un hostess club giapponese. Abbiamo già trattato ampiamente gli hostess club, ma per chi non avesse seguito i nostri video, si tratta di luoghi dove si intrattengono relazioni per lo più sociali, basate semplicemente sull'intrattenimento dialettico, nessun contatto fisico,
dove scorre un buon quantitativo di alcol e sicuramente molti soldi. Quindi Airi lavorava in questo locale, quindi la loro relazione è passata ad un livello successivo, da creator a follower, da hostess a cliente. Le cose vanno avanti, quindi Kenichi inizia ad elargire una quantità di soldi sempre maggiore, sia come contributi online sia al locale. Ripeto, queste sono notizie che devono essere verificate al 100%, ma le cose a un certo punto fanno un ulteriore scatto. Arisato e Kenichi si iniziano a sentire su Line, applicazione di messaggistica istantanea simile al nostro WhatsApp. Qui iniziano una serie di messaggi che sono riuscito ad ottenere e adesso li leggiamo insieme. Giovedì 8 settembre 2022. Posso chiederti una cosa sul serio? Che succede? Mi dispiace davvero, ma ieri sono andata a un lavoro a giornata e ho dimenticato il portafoglio. Ora non ho proprio un soldo. Potresti prestarmi un po' di soldi? Te li restituisco domani o dopodomani, quando vado a riprenderlo. Vorrei che li versassi sulla carta che ho a casa, se possibile anche subito. Ehi, puoi mandarmi altri 20.000 yen? Non ti chiedo più niente, ma, per favore, potresti prestarmi solo 50.000 yen? Vorrei che chiedessi un altro prestito da un'altra compagnia. Mi servirebbero 50.000 yen da usare per una rata. Potresti versarli tu nel mio conto? Voglio morire. Non dire così. Svegliati, ti prego. Senza di te non riesco a vivere. Mi fa piacere sentirlo. Neanch'io riesco a vivere senza di te. Transazione di denaro eseguita. Grazie, come sempre. Ti amo. Lunedì 30 gennaio 2023. Domani è il giorno del rimborso, mi raccomando. Scusa, può andare bene se slittiamo al 2? Vabbè, in qualche modo. Ti prego però, entro il 2. Giovedì 2 febbraio 2023. Ti prego, fai il bonifico. Per favore, restituiscimi i soldi. Non hai più intenzione di restituirmeli. Sto a malapena riuscendo ad arrivare a fine mese, quindi se non mi trasferisci i soldi non posso anticipare nulla. Ti prego, trasferiscili. Immagino che non riavrò mai indietro i miei soldi. Hai intenzione di restituirmi i soldi? Nessuna risposta. Ultimo messaggio noto. 7 marzo 2025. Perdonami per essermi innamorato di te. Mi hai ingannato, ma ti prego, ridammi i soldi. Sono in rosso per i prestiti che ho chiesto per aiutarti. Puoi almeno restituirmi i 10.000 yen? Prendo troppe pillole e dormo tutto il giorno. Sto cadendo in depressione. Nessuna risposta. In questi messaggi è evidente come Arisato manipolasse direttamente Kenichi Tano. Questa manipolazione emotiva è palese nel momento in cui lui dice di no, non ce la posso fare perché è il terzo creditore al quale va, e lei non solo è a conoscenza dei metodi per raggirare il sistema, ma gli dice anche: io mi suicido se tu non mi dai quei soldi. E nel momento in cui lui dice ok, ci provo, ok, va bene, te li do, nel momento in cui lui cede, lei gli dice ti amo. Arisato, oltre a sapere come raggirare i servizi di credito, sa anche come manipolare le persone. E Kenichi Tano, a quanto pare, era stato manipolato completamente. Aveva uno stipendio normale, ma si indebita per circa 14-15 mila euro. Una cifra per lui impossibile, con 3 diversi servizi di credito. Ad un certo punto capisce che non ce la può fare più. I servizi di credito iniziano a chiedergli i soldi, lui non li ha e inizia a chiedergli: senti, ma me li ridarai questi soldi che ti ho prestato? Arisato smette addirittura di rispondergli. Dopo aver spennato il suo pollo, scompare. Fa quello che oggigiorno si chiama ghosting, cioè non risponde più ai suoi messaggi. Nonostante lei continuasse a fare le live, nonostante lei continuasse a guadagnare online, nonostante lei avesse addirittura un account Twitter dove mostrava i suoi tornei di poker, dove andava a giocare. Chissà, magari servivano a quello i soldi. A nulla è valso citare in giudizio Arisato e vincere la causa.
Airisato era stata condannata a restituire 15.000 euro, circa 2,5 milioni di yen, a Kenichi Tano, con addirittura un tasso di interesse del 3% anno, che grosso modo è l'inflazione poi. E non è successo niente. Questo accadeva nel dicembre del 2023. Abbiamo visto come Tano entra in depressione, non sa più cosa fare, non ha più i soldi, non riesce a ripagare i suoi creditori, lei l'ha cacciato, non le risponde più. Questa relazione che si era creata e della quale lui credeva è sparita. Lui si trova adesso senza soldi, senza relazione, con una forte dipendenza, in piena depressione. Quindi a un certo punto fa quest'ordine online, prende questi coltelli e ovviamente, dato che la tragedia succede alcuni giorni dopo aver acquistato i coltelli, di fronte a cosa ci troviamo? Ci troviamo di fronte a un fan impazzito? Sicuramente. Ci troviamo di fronte a una creator che è stata assassinata perché un fan ha perso il controllo? Sì, anche questo. Ma ci troviamo di fronte a una situazione molto complessa in cui Airisato ha distrutto la vita di una persona e portato alla follia quella persona. È una situazione di confine che è stata stimolata da una serie di fattori. Allora, nella cultura giapponese abbiamo già parlato di come è molto rischioso questo confine che si viene a creare tra il comprare quello di cui si ha necessità perché non c'è tempo di costruire relazioni vere e la nuova economia sociale che è nata nel tempo della vendita online dei sentimenti. Le due cose si sono sommate e quasi addirittura si sdoppiano su due piani che si uniscono uno sopra l'altro, moltiplicando probabilmente l'effetto. Che cosa è successo? È successo che probabilmente Tano si era innamorato, sicuramente era diventato dipendente da Airisato, ma soprattutto lui credeva in una certa sincerità di questo rapporto. Si viene spesso a creare tra follower e creator un rapporto disfunzionale. Nel senso, il follower spesso vive il rapporto con il creator come se fosse un qualcosa di diretto e sincero, di una normale amicizia, probabilmente dovuto al fatto che io ho un feedback da quella persona. Perché? Perché le piattaforme ci costringono in un qual modo a cercare di instillare nel follower l'illusione di essere speciale, di avere un contatto diretto. E ancora di più su queste piattaforme di streaming online si cerca proprio la conversazione, si cerca la risposta e spesso però il follower non si accorge che tutto questo non è bidirezionale, ma è monodirezionale. Chi sta al di qua della camera non vede, non sa che cosa c'è al di là. E al tempo stesso chi sta guardando non viene visto, non viene ascoltato realmente. Sì, c'è una piccola relazione e questa viaggia su una linea ben definita. Follower-creator. È una relazione che, se entrambe le parti sono consce, è funzionale a quello che si sta facendo. I creator interagiscono con i follower creando ciò che i follower vogliono e i follower sono contenti e continuano a chiedere al creator ciò di cui hanno bisogno. Ma ultimamente, soprattutto da quando siamo stati costretti a casa, l'economia digitale ha fatto una virata molto violenta. Si sono iniziate a vendere finte relazioni sentimentali o anche oltre. Un famoso sito bianco e blu è esploso durante quel periodo. E cosa si fa su quel sito? I creator manipolano i follower facendogli credere di avere un rapporto speciale con loro. Ma magari a rispondere alla chat c'è uno dei cosiddetti chatter che probabilmente non è neanche nel loro stesso paese, non è neanche dello stesso sesso. E questo è molto simile a quello che poi succede anche all'interno degli hostess club. L'abbiamo visto
con il caso precedente di cui abbiamo trattato, dove le transazioni sono sui sentimenti. I sentimenti vengono resi moneta di scambio e mentre alcune persone sono consce di questo e decidono di avere un rapporto con una persona semplicemente pagandola perché non hanno il tempo, la forza o magari la necessità di avere una vera relazione sociale con una persona, ma ne sentono semplicemente il bisogno in pochi sporadici momenti, decidono di comprarlo. Il problema è quando loro si illudono di avere una relazione che invece stanno pagando, la stanno comprando, e il creator, in quel caso l'hostess, come abbiamo visto, ne è conscio, alimenta tutto questo. Perché? Perché fa soldi. E le piattaforme fanno lo stesso. Quindi ci troviamo in un momento in cui molti giovani, spinti dalla falsa illusione dei soldi veloci, dei soldi facili, di monetizzare la loro presenza online, vendono di tutto. Vendono se stessi, i loro sentimenti e illudono soprattutto chi li segue. Li sfruttano, li circuiscono, gli chiedono soldi in cambio di qualcosa che non è vero. Nei suoi messaggi che sono stati ritrovati non aveva mai chiesto una foto, non c'è nessuna traccia di richieste sessuali. Probabilmente lui era convinto di aiutarla e di avere una relazione di amicizia o qualcosa di più con lei. Per lei quella era solo una bancomat. C'è qualcosa di molto oscuro in questa situazione. Tra i fiori che sono stati trovati sul luogo della tragedia ci sono anche delle spugne. Qualcuno ha messo delle spugne, come a significare che lei stava prosciugando, grattando via tutto il possibile anche da altre persone. Non era l'unico, è stato quello che è esploso per primo. Ovviamente è da condannare, non c'è dubbio su questo. Ma dobbiamo sempre andare a vedere che cosa è successo prima, bisogna farsi delle domande su questi problemi, bisogna farsi delle domande sul che cosa ha portato un uomo di 42 anni che aveva una vita pseudo normale, senza troppe pretese, senza troppi problemi, ad uscire e a uccidere una ragazza di 22 anni in piena strada e farsi catturare così. Una disputa finanziaria non è abbastanza. La manipolazione emotiva è una violenza che ancora non viene reputata grave quanto quella fisica. Ma ci troviamo in un momento molto critico. In Giappone questo confine tra il sapere che cosa mi sto comprando e l'illudersi di non comprare qualcosa è molto labile, molto pericoloso. Sempre più casi stanno uscendo da questa economia malsana della vendita dei servizi sentimentali. Non lo so. Voi che ne pensate? Credete che questo sia semplicemente un caso di violenza contro le donne? Lo è un caso di violenza contro le donne, ma dobbiamo stare attenti. Non è sempre tutto bianco o nero. Dobbiamo stare attenti noi creator, mi metto come creator tra molte virgolette, ma bisogna stare attenti perché dobbiamo avere una certa eticità che si sta perdendo. Anche l'Italia sta perdendo il suo valore etico molto velocemente in questo nuovo governo, chiusa parentesi politica. Bisogna sapere che quello che diciamo ha un peso e che non tutte le persone che stanno guardando dall'altra parte hanno gli strumenti spesso per interpretare quello che stiamo dicendo. È qualcosa di molto difficile, ma io credo estremamente nell'eticità di ciò che si fa. Bisogna considerare che quando siamo follower, quello che stiamo facendo è a senso unico. Le nostre nonne, le nostre mamme sapevano che guardare in televisione, anche se ci innamoravamo di quell'attore o di quell'attrice, era un qualcosa di senso unico. E le persone famose erano lì, ma si sapeva che erano irraggiungibili. Ora no. C'è l'illusione della comunicazione, c'è l'illusione del ritorno del messaggio, ma è un'illusione, è una vera illusione. Sono rari i casi in cui poi si instaura il rapporto. Succede, a me è successo in entrambe le direzioni, ma
bisogna essere consapevoli che i follower sono uno su tanti, dipende poi da chi si sta seguendo addirittura, ma siamo uno tra tante persone, tante migliaia di persone che stanno guardando quel video o stanno scrivendo in quella chat. Viviamo in un mondo di illusioni, forse? Sì, ma bisogna esserne consci. Lo strumento che stiamo utilizzando è molto potente e credo che vada soprattutto spiegato alle nuove generazioni. Credo che vada soprattutto spiegato alle generazioni più giovani che stanno sfruttando e distruggendo questi nuovi social. Dalle piattaforme, vabbè, non possiamo aspettarci più di tanto, ma vorrei sottolineare che Arisator è già stata bannata dalle piattaforme più serie. Quindi c'è già una certa sorta di controllo nelle piattaforme più convenzionali, tant'è che lei era finita su Watch. Quindi un minimo di controllo c'è, ma deve spettare ai creator e ai follower. Non c'è un patentino, ma ci deve essere consapevolezza. Per quanto riguarda la società, dobbiamo iniziare a capire, comprendere e studiare le nuove forme di relazione sociale che stanno nascendo, le nuove forme di interazione che stanno nascendo a livello digitale. Ce ne sono sempre di più e su questo sarà il futuro. Bisogna conoscerle, bisogna aprire gli occhi. Nella tragedia di Arisato e Kenishitano non ci sono vincitori, c'è solo una lezione amara che nell'era dell'intimità virtuale e delle emozioni monetizzate, il confine tra connessione autentica e manipolazione è sempre più sottile. Le conseguenze di questo confonderlo possono essere devastanti. Come ha scritto il filosofo Friedrich Nietzsche, chi combatte contro i mostri deve fare attenzione a non diventare lui stesso un mostro. E se guardi a lungo dentro l'abisso, l'abisso vorrà guardare dentro di te. Questa citazione risuona profondamente con la storia di Kenishitano, vittima di manipolazione e abuso psicologico che, alla fine, è diventato lui stesso il carnefice. Un tragico promemoria che ogni carnefice è stato in qualche modo una vittima. Ok, grazie mille per aver seguito questa nuova puntata di True Crime. Io spero vi sia piaciuto, ho dedicato tantissimo tempo a questa puntata, potevo farla uscire praticamente a ridosso della notizia, ma ho voluto approfondire il più possibile. Spero che i temi che ho trattato possano interessarvi. Se non l'avete ancora vista, date un'occhiata a questo, che è il nostro primo episodio di True Crime, e mi piacerebbe molto sapere qual è il vostro punto di vista su questa complessa narrazione, su questa complessa situazione. Kenishitano è un carnefice o una vittima? Grazie ancora, iscrivetevi, lasciate un commento e a tutti ci vediamo alla prossima. Ciao da Luca.